Enrico VIII fu secondo monarca della dinastia Tudor. Sposato 6 volte e detentore di un potere assoluto e incontrastato, è stato un re il cui governo, durato 38 anni, ha segnato fortemente le vicende inglesi. È il re che decise che l'Inghilterra sarebbe stata protestante. È il re che sfidò il Papa per poter divorziare dalla prima moglie e sposare così la seconda, provocando però lo scisma dalla Chiesa cattolica. Creò una nuova Chiesa, quella anglicana, che esiste ancora oggi. È il re che decretò lo scioglimento dei monasteri e confiscò tutte le loro ricchezze. Ma più per questo Enrico è passato alla storia per essersi sposato 6 volte, per essere stato un re brutale, capriccioso, spietato, paranoico e ossessionato dai complotti. Non si è fatto scrupoli a decapitare 2 delle sue mogli. Vedeva nemici dappertutto e solo per questo li condannava a morte. Un regno di sangue e terrore, fatto di congiure e decapitazioni. Ancora oggi i bambini inglesi, per ricordare la storia di Enrico VIII, ricorrono a una filastrocca che ricorda il triste destino delle sue mogli. Divorziata, decapitata, deceduta. Divorziata, decapitata, sopravvissuta. Enrico nasce a Greenwich, vicino Londra, il 28 giugno del 1491. Era secondo figlio di suo padre Enrico VII e di sua madre Elisabetta di York. In principio Enrico non era l'erede al trono, in quanto secondogenito era destinato ad una vita ecclesiastica. Ma suo fratello maggiore, Arturo, erede al trono, a pochi mesi dalle sue nozze con la principessa spagnola Caterina d'Aragona, morì, probabilmente di tubercolosi. Anche Caterina si ammalò, ma sopravvisse. In seguito alla tragica e prematura morte di Arturo, Enrico, a soli 11 anni, divenne l'erede al trono. Per Enrico VII la morte precoce di suo figlio Arturo fu un grave colpo. Enrico non era stato educato per governare, ma per confermare l'alleanza raggiunta con la ricchissima Spagna si decise di unire in matrimonio la vedova Caterina ed Enrico. Prima di celebrare le nozze, il padre di Enrico volle chiedere al Papa Giulio II una dispensa, in modo da rendere legittimo il loro matrimonio e dimostrare che il precedente matrimonio di Caterina con Arturo non era stato mai consumato. Enrico doveva sposare sua cognata Caterina, ma il diritto canonico proibiva ad un uomo di contrarre matrimonio con la vedova di suo fratello, pena la maledizione di entrambi. Essendo però quella tra Enrico e Caterina un matrimonio tra dinastie regali e avuta l'assicurazione dalla vedova spagnola che il matrimonio con Arturo non era stato consumato a causa della prematura morte di Arturo e della giovanissima età degli sposi, Papa Giulio II decise di aggirare il divieto con un'apposita dispensa ed emise una bolla papale per legittimare il loro matrimonio. Caterina, oltre ad essere la figlia minore della potente famiglia spagnola, discendeva per via materna dalla famiglia Lancaster, per cui il suo sangue portava ulteriore legittimità al fragile trono della dinastia inglese Tudor. La dinastia Tudor, di cui fa parte anche Enrico VIII, non era una dinastia solida. L'aveva fondata suo padre, al tempo un nobile di basso rango, che vinse la guerra delle 2 rose un po' per caso. I Tudor conquistarono il trono d'Inghilterra, ma i nobili delle case rivali, York e Lancaster, faranno parte anche della corte di Enrico VIII e molti di loro avranno validi diritti per rivendicare il trono. Le nozze tra Caterina ed Enrico furono celebrate l'11 giugno del 1509, 7 anni dopo la morte di Arturo e poco dopo la morte del padre Enrico VII. Pochi giorni dopo il matrimonio, Enrico e Caterina furono incoronati re e regina d'Inghilterra. Nei primi anni di regno Enrico lasciò ai suoi ministri, in particolare al Lord Cancelliere Thomas Wolsey, il compito di occuparsi degli affari politici dedicandosi interamente alla vita di corte.
Enrico era un ragazzo vigoroso, intelligente, appassionato di musica, di scienze, ma anche sportivo. Era alto circa 1,90 m, biondo e con un fisico atletico. Era un ragazzo eccezionalmente attraente. I suoi contemporanei lo descrissero come il più bel principe della cristianità. Caterina invece era considerata una delle donne più religiose dell'epoca. Ricevette infatti una forte educazione religiosa, in seguito alla quale maturò una profonda fede che avrebbe avuto un ruolo importantissimo per tutta la sua vita. Iniziarono quasi subito i problemi di discendenza della coppia reale, problemi che segneranno a lungo il regno di Enrico VIII. I tentativi del re e della regina di procreare un erede maschio per la successione al trono si erano tutti risolti con un susseguirsi di fallimenti. La prima gravidanza di Caterina si concluse con un maschio nato morto. Il secondo figlio sopravvisse soltanto 2 mesi. Alla terza gravidanza Caterina ebbe un aborto spontaneo. Alla quarta, finalmente, nacque un nuovo maschio, ma morì alcuni giorni dopo. Il matrimonio reale stava vivendo un momento di grande difficoltà, ma nonostante questo Enrico amava ancora sua moglie e provava per lei un sincero affetto. Nel 1516 la regina Caterina, alla sua quinta gravidanza, diede alla luce una bambina sana e forte, la futura Maria I, facendo sperare ad Enrico di poter ancora avere un erede maschio che fino ad allora non avevano ancora avuto. Nel 1518, 2 anni dopo, Caterina era di nuovo incinta. Il 10 novembre diede alla luce una bambina, ma la piccola era debole e visse solo poche ore. Caterina ebbe in tutto 6 gravidanze e solo una femmina sopravvisse, Maria, ma un erede al trono donna non sarebbe stata accettata dagli inglesi. La sanguinosa guerra delle 2 rose era ancora viva nella memoria collettiva e il popolo riteneva disastroso un governo guidato da una donna, visti anche i precedenti con Matilde, una regina del passato che provocò una guerra civile. Enrico pensò che soltanto un erede maschio avrebbe potuto mantenere il trono e la sua discendenza. La frustrazione per non riuscire a rendere stabile e assicurare la sua dinastia si trasformò presto in un profondo disprezzo nei confronti di sua moglie. Solo una femmina era sopravvissuta, nonostante le 6 gravidanze. Enrico era tormentato dai dubbi. Iniziò a pensare che il suo matrimonio fosse maledetto. Aveva sposato sua cognata, un atto proibito dal diritto canonico, e iniziò a pensare che anche la dispensa che il Papa gli aveva concesso per sposare Caterina non fosse legittimo. Avevano offeso Dio andando contro le sacre scritture ed era per questo che erano destinati a non avere figli maschi. Dopo quasi 20 anni di matrimonio e 6 gravidanze, nel 1526 la regina Caterina, di salute sempre più cagionevole, non aveva più l'età per mettere al mondo altri figli. Era entrata in menopausa. Questo per Enrico significava una sola cosa: impossibilità di perpetuare la discendenza Tudor. Data la circostanza, Enrico cominciò a corteggiare la damigella di corte di sua moglie, la 20enne Anna Bolena, di cui si diceva che avesse imparato l'arte della seduzione in Francia. Anna Bolena era figlia di uno degli ambasciatori di Enrico, era molto ambiziosa, era stata educata alla corte di Francia e lì aveva acquisito un'eleganza particolarmente aggraziata. Anna infatti era molto diversa dalle altre nobili che frequentavano la corte. Enrico si accorse subito di lei, ma le sue intenzioni all'inizio non erano quelle di sposarla, ma di farla diventare la sua amante ufficiale. Ma Anna aveva altri programmi. Anche sua sorella Mary, per un breve periodo, era stata l'amante di Enrico, e Anna sapeva bene cosa sarebbe successo se avesse ceduto troppo presto. Lei voleva essere la regina, per cui rifiutò ogni tentativo di seduzione. Voleva spingere Enrico a separarsi dalla moglie Caterina, in modo che, libero da ogni vincolo matrimoniale, proponesse a lei di sposarlo, facendola diventare la nuova regina d'Inghilterra. Il corteggiamento durò all'incirca 7 anni, periodo in cui pare che il loro rapporto non fu mai consumato. Per tutto il corteggiamento Anna stuzzicò e tormentò Enrico, fino a quando non divenne l'ossessione del sovrano. Nel frattempo i sentimenti di Enrico per sua moglie Caterina erano ormai svaniti. Adesso era Anna tutto ciò che voleva.
Il re iniziò a convincersi che Anna potesse essere la soluzione ai suoi problemi di discendenza. Era giovane e sicuramente gli avrebbe potuto dare altri figli. Decise che si sarebbe sposato con lei, ma prima doveva divorziare da sua moglie. In un primo momento Enrico provò a convincere la regina a risolvere la questione ritirandosi in convento, decisione che avrebbe sciolto il loro matrimonio. Ma la decisione provocò l'ira della sovrana, che rispose: «Dio non mi chiamò mai per il monastero, io sono la vera e legittima moglie del re». Di fronte all'esigenza di contrarre nuove nozze con una donna fertile da cui avere al più presto un erede maschio, Enrico VIII pensò allora di contestare la validità della bolla emessa 20 anni prima sotto il pontificato di Giulio II e sostenere che nemmeno un papa avesse il potere di raggirare la Bibbia. Inoltre avrebbe rivelato di aver sempre avuto dubbi sull'effettiva verginità di Caterina al momento delle loro nozze e quindi che il matrimonio con suo fratello era stato in realtà consumato. Questo significava aver vissuto nel peccato per tutto il periodo del matrimonio, scatenando così la punizione divina che gli aveva negato figli maschi e ancora di più implicava l'illegittimità della figlia Maria.